Esiste un termine in lingua araba che significa dissimulazione della fede. Questo termine viene chiamato taqiyya. È un principio che viene adottato da alcune sette giudicate eretiche dall'Islam sunnita per autodifesa. Delle sette come ad esempio quella drusa, i seguaci rifugiati nel Libano, soprattutto nella valle della Bekaa e nelle montagne dello Shuf, utilizzano la taqiyya, la dissimulazione della fede, come forma di primordiale autodifesa, cioè si fingono di volta in volta cristiani delle varie confessioni, musulmani o ebrei per difendere se stessi. Il principio della taqiyya è molto interessante a livello teologico ma anche sociologico. Ma in ambito diplomatico può esistere una dissimulazione non della fede, ci mancherebbe altro, non parliamo di teologia, ma una dissimulazione della propria diplomazia. Potremmo chiamare in questo modo il giocare su più tavoli un'identica partita molto delicata, a volte molto rischiosa, da parte di un unico soggetto? Sì, può esistere. Basta guardare la Turchia. La Turchia è come un giocatore d'azzardo, magari di blackjack, che va al casino, si siede al tavolo verde e gioca contro il croupier e quindi contro il casino. Una partita divisa in 6 postazioni. È lui che gioca da solo contro il banco, ma anche contro se stesso. Voi immaginerete che sia una follia, ma magari se qualcuno di voi ha mai giocato al casino, forse può capire cosa significhi. Giocare una partita su più tavoli significa dover sostenere dei bluff, significa dover a volte anche barare, con un unico obiettivo, fare il proprio interesse, a costo di sviare l'attenzione, a costo di sembrare ridicoli a volte o incoerenti. Ecco, prendiamo appunto la Turchia. La Turchia moderna, che nasce un secolo fa, tra il 1922 e il 1923, con la sconfitta clamorosa, disastrosa delle forze elleniche che avevano occupato Smirne e parte dell'entroterra, e la nascita dello Stato turco moderno plasmato da Mustafa Kemal Atatürk, ha sempre giocato su più tavoli e ha giocato partite molto delicate, molto rischiose. La prima partita giocata in maniera veramente d'azzardo è stata appunto quella della guerra greco-turca degli anni 20 del secolo scorso. Una guerra ufficialmente mai esistita, perché non c'è stata una dichiarazione di guerra, perché le truppe impiegate da parte turca ufficialmente non erano quelle regolari, erano truppe ribelli che avevano approfittato dello sfaldamento della sublime porta del sultanato per seguire un paio di generali, Atatürk ma anche Ismet Inonu, il suo successore poi alla guida della Repubblica di Turchia, per prendersi una bella rivincita e formare l'attuale Turchia moderna. Già in quel caso la Turchia da un lato trattava il suo passaggio definitivo al XX secolo, alla modernità, abbandonando i residui del passato, abbracciando tante innovazioni moderne, a cominciare dall'alfabeto latino, e dall'altro combatteva parte di quelle potenze con cui stava trattando al tavolo della pace. Durante la Seconda Guerra Mondiale la Turchia ha comunque giocato su più tavoli. Lo ha fatto al tavolo degli alleati, accettando alla fine di entrare in guerra a cose ormai fatte. Lo ha fatto con l'Unione Sovietica, quando effettivamente il controllo turco degli stretti, dei Dardanelli, del Bosforo, ma anche di parte del Caucaso, risultava strategico per l'Unione Sovietica impegnata in quel momento contro le armate naziste, soprattutto dopo che in Iraq una rivoluzione non tanto silenziosa aveva portato a un rapido cambiamento di fronte con la necessità per gli inglesi di intervenire a tutela dei propri interessi contro un governo filonazista. E la Turchia aveva sotto sotto trattato anche con l'Asse, che aveva lusingato i turchi, aveva fatto loro balenare la possibilità di riprendersi parte dell'ex impero ceduto con i trattati di pace. Ma alla fine la Turchia aveva giudicato non conveniente quelle lusinghe. E poi la Turchia aveva continuato a giocare su più tavoli, su tanti tavoli. Nel secondo dopoguerra, subito all'interno della NATO, la Turchia ha accettato di malavoglia l'ingresso della Grecia, una Grecia con cui il conflitto, seppur non ufficiale, è latente, potremmo dire dal 1830, quindi quasi 2 secoli di aspro confronto, di sguardi in cagnesco, a volte di battaglie vere e proprie. Un confronto che ha vissuto attimi di grande tensione nel Mar Egeo e che è sfociato
nella crisi di Cipro del 1974, di cui abbiamo già parlato in un video che abbiamo pubblicato ad agosto e che invito a rivedere. Anche in quel caso la Turchia ha giocato su più tavoli, al tavolo di Cipro, al tavolo di pace in Svizzera e al tavolo della NATO, parlando direttamente con Washington. La Turchia, da quando è entrata nella NATO, è perfettamente conscia del proprio ruolo delicatissimo per due motivi. Il primo motivo ha un nome, è una località, si chiama Incirlik, è la più grande base NATO nella zona medio orientale. Di più, Incirlik ormai da parecchi decenni ospita non solo delle squadriglie dell'United States Air Force, ma anche testate nucleari. Incirlik quindi è un po' la Aviano del Medio Oriente, ha un'importanza cruciale perché copre tutta l'area medio orientale ma anche il Caucaso, ha una possibilità di dispiegare una brigata di pronto intervento e in caso di guerra termonucleare può effettuare un first strike nei confronti ovviamente della più vicina potenza nucleare avversaria e non occorre che vi dica di chi si tratti. Poi c'è l'altro lato, cioè il fatto che da quando l'Iran non fa più parte dello scacchiere occidentale, cioè dal gennaio del 1979, dalla cacciata dello Shah, di cui abbiamo già parlato nel video dedicato alla rivoluzione iraniana, da quel momento la Turchia ha ereditato parte del ruolo di gendarme nel Medio Oriente per conto degli Stati Uniti, che era prima dell'Iran. Quel ruolo oggi è suddiviso tra la Turchia, che è membro NATO, e Israele, che nella NATO non è mai entrata, non si è mai parlato di un suo ingresso, ma che ha sempre ottenuto forti sovvenzionamenti in fatto di spese militari da parte degli Stati Uniti d'America. E questa diarchia tra Turchia e Israele è sempre risultata molto, molto delicata da amministrare per quello che riguarda gli Stati Uniti e da sbrogliare nei vari tavoli diplomatici. Già perché se la Turchia, almeno fino a una decina d'anni fa, pareva abbastanza vicina alle posizioni israeliane, quindi pareva offrire una sponda a Israele sul piano diplomatico, specie nelle trattative con i vari bellicosi vicini, da un po' di tempo la Turchia ha ripreso a giocare in proprio. Il motivo di questo cambio di strategia ha un nome: Recep Tayyip Erdogan. A proposito di giocare su più tavoli, la storia di Erdogan, la storia personale, è la storia di un politico che ha cambiato faccia, volto, parole, pensieri più volte. Prima avversario del governo di Tansu Çiller, poi in carcere per un breve periodo, poi il grande successo politico sull'onda del crack finanziario della Turchia a inizio anni 2000. E da quel momento un'ascesa irresistibile, o meglio, teoricamente anche irresistibile, se non fosse che strada facendo Erdogan ha perso per strada, o ha voluto perdere per strada, un po' di ex alleati, poi diventati nemici. Pensiamo a Fethullah Gulen, Feto, il predicatore islamico, inizialmente non solo amico ed alleato, ma addirittura ghostwriter di Erdogan. Non è un caso che il programma politico dei primi anni al governo di Erdogan fosse improntato proprio sulla predicazione di Fethullah Gulen. Una predicazione che poi si è interrotta al pari della collaborazione in maniera traumatica, con Gulen che è partito per gli Stati Uniti, dove si trova ancora oggi in asilo politico, perché tra i due si è consumata una rottura insanabile. C'è chi dice per motivi politici, c'è chi dice per motivi di business, c'è chi dice perché semplicemente Erdogan ha voluto dare una svolta alla propria politica. Poi c'è un altro ex alleato, ora avversario di Erdogan, Abdullah Gül, che con Erdogan è stato prima ministro degli esteri, poi presidente della Repubblica. Erdogan ne ha preso il posto come presidente, ma Gül, che sembrava essere ben più tradizionalista e molto più filo islamico, in realtà si è rivelato l'esatto opposto, molto più modernista del suo ex compagno di partito, molto più aperto al dialogo e per questo dopo un po' è stato messo da parte e oggi è un avversario, anche se piuttosto silenzioso. Erdogan è diventato il sultano, così è stato chiamato, un po' per quel enorme palazzo presidenziale che si è fatto costruire appositamente, un po' per le idee neoimperialiste per quello che riguarda la politica estera della Turchia. Non è un mistero che Erdogan abbia rispolverato un ruolo centrale per la Turchia, tanto nella politica europea quanto in quella mondiale. Lo vediamo in questi giorni, in cui lui stesso si è proposto come mediatore per il conflitto in Ucraina, ma anche in precedenza. Erdogan si era già posto come attore principale, o comunque uno degli attori principali, nella questione delle migrazioni, ricattando l'Unione Europea chiedendo fondi e aiuti
in cambio di sostanzialmente un'attività di gendarme lungo le rotte migratorie, proprio per rallentare o interrompere i flussi migratori verso l'Europa. Una politica del ricatto, mescolata a una politica di blandizia, di complimenti, di strette di mano, di sorrisi. Erdogan rappresenta il perfetto giocatore di poker o di blackjack che gioca su più tavoli, che gioca una partita in più partite o più partite in una. Decidete voi. Lo vediamo adesso appunto in Ucraina. Erdogan parla con Putin, parla con Zelensky, parla con l'Europa, parla con gli Stati Uniti. Erdogan ospita alcuni tentativi di trattati di pace o comunque di dialoghi, gestisce le trattative per quanto riguarda il grano, cerca di interporsi nel conflitto come mediatore credibile, addirittura ospita gli scambi di prigionieri tra le parti. Tutto questo perché? Perché a Erdogan piace maturare un ruolo, quello della pedina indispensabile nel grande gioco mondiale. E la sua immagine che poteva subire un colpo fatale anni fa con il tentativo di golpe in piena estate, un golpe che secondo qualcuno lui stesso si sarebbe auto-inflitto solo per portare allo scoperto i suoi nemici interni, ebbene la sua immagine si rafforza sempre di più, il suo carisma è sempre più forte, la sua posizione diventa sempre più inattaccabile, anche in politica estera. Se l'imperialismo turco porta a considerare la possibilità di ritornare a una sorta di impero ottomano, così come l'imperialismo russo è chiamato di stampo neozarista perché vorrebbe ricondurre sotto un unico ombrello, quello di Mosca, la vecchia area dell'Unione Sovietica, Erdogan è il primo a sapere che è impossibile ricreare la sublime porta, è impossibile pensare di riannettersi i vecchi territori, però è possibile stringere una rete di alleanze, di amicizie o di rapporti di interesse con tutti i propri vicini, tenendoli, se non in uno stato di soggezione, in uno stato di controllo costante. È il caso della Siria. Nel corso della guerra civile siriana la Turchia non è intervenuta in maniera diretta come ha fatto la Russia, ma comunque ha mandato dei segnali, segnali molto forti di controllo delle strisce di confine e di intervento contro le milizie kurde. Milizie kurde che sostanzialmente combattevano prima di tutto contro l'ISIS, contro Daesh, lo Stato islamico. Invece a Erdogan fa gioco la presenza di Daesh, perché controbilancia la possibilità di compenetrazione russa o americana in zona e soprattutto tiene sotto scacco le minoranze, gli yazidi, i curdi, gli armeni, che sono storicamente giudicate nemiche della Turchia, dello Stato turco. In questi anni Erdogan ha giocato su più tavoli in Siria, in Libano, in Iraq, nel Caucaso. Ora gioca anche, seppur da distante, in Ucraina e in Russia. Lo fa per dimostrare di avere una sfera di influenza sempre più grande. Lo fa ben conscio di avere quel ruolo all'interno della NATO che è preziosissimo e insostituibile. La NATO, pur avendo minacciato per bocca di Washington in un paio di occasioni di voler rivedere il proprio rapporto con la Turchia, non lo rivedrà mai. È troppo preziosa la Turchia nello scacchiere NATO. È insostituibile. La NATO non potrebbe mai barattare una Turchia con un Israele troppo rischioso o una Cipro troppo defilata e troppo sotto il controllo britannico. La Turchia è insostituibile. Questo Erdogan lo sa e lo sfrutta a proprio vantaggio, a proprio beneficio. Erdogan è ormai diventato un giocatore molto abile, molto astuto e scaltro, capace di lusingare e di infliggere punzecchiature o vere e proprie bastonature. Le prospettive per la Turchia? Difficile tracciarle oggi, quasi impossibile. Se continuerà a giocare su più tavoli potrebbe diventare non solo la potenza dominante del Medio Oriente assieme a Israele, cosa che in parte è già oggi, ma potrebbe addirittura diventare un arbitro delle questioni continentali e mondiali. E forse è questo il ruolo che Erdogan sogna per sé e per la Turchia. Un attore indispensabile per qualunque questione, soprattutto quelle più delicate, soprattutto quelle che determinano la vita di un'intera regione. Non dimentichiamo che la Turchia controlla attraverso il sistema di dighe Atatürk l'alto corso del Tigri e dell'Eufrate. Quel sistema di dighe che serve a produrre energia elettrica può anche determinare la morte per sete delle coltivazioni e delle popolazioni dell'alta fascia della Siria e di tutto l'Iraq. Basta poco. Basta un ordine per sigillare le chiuse e distruggere l'economia di interi paesi. La Turchia è questo, è un giocatore d'azzardo che gioca anche sporco e che ha imparato molto bene le lezioni apprese a partire dalla Grande Guerra ad oggi. Se nella Grande Guerra la Turchia
o meglio allora l'impero ottomano, era uno stato decadente, in disfacimento, che si faceva raggirare al proprio interno dalle rivolte e all'esterno dagli inglesi e dai francesi che la strozzavano, gli toglievano l'acqua sotto i piedi e a volte requisivano addirittura i materiali militari. Adesso è cambiato tutto. La Turchia ha imparato a sfruttare le occasioni. La prima occasione storicamente che ha sfruttato è stata quella della squadra navale imperiale tedesca nella Grande Guerra, il Goben e la Breslau, che si ripararono nel Bosforo e divennero il nucleo della marina da guerra ottomana, portando la Sublime Porta all'interno degli imperi centrali. Quella fu la prima occasione per mettersi alla prova come potenza emergente e soprattutto come arbitro della situazione. In quel caso del Mar Nero. Oggi il raggio d'azione della Turchia è molto più ampio rispetto al Mar Nero, che comunque resta vitale. Pensiamo non solo alle rotte del grano, ma anche ai gasdotti e agli oleodotti sottomarini che passano proprio sotto il Mar Nero e devono sfociare in Europa. Oggi la Turchia guarda all'Ucraina, ma guarda anche ai Balcani, guarda all'Egeo, al Mediterraneo orientale, alla Siria, all'Iraq, al Caucaso. Oggi la Turchia è un giocatore d'azzardo che gioca con saggezza le proprie carte, che fa i giusti azzardi e che riesce talvolta a prendere per il naso giocatori più forti, più dotati, più esperti di lei, puntando semplicemente su un principio, la propria esistenza, che piaccia o non piaccia, è ineluttabile.